Buongiorno signori, finalmente il FIMI X8 Mini, il primo drone sotto i 250 grammi, spero di una lunga serie in grado di rivaleggiare con DJI, è in arrivo nelle nostre mani. C'è chi lo ha già ricevuto come il mio amico Danilo di Quadricottero News che l'ha anche recensito, lo saluto e vi invito a guardare la sua video recensione molto accurata nella scheda qui in alto a destra, e c'è chi come me è ancora in attesa, grazie Poste Italiane. Ma quelle che certamente non mancano mai sono le polemiche. Quante versioni esistono di FIMI X8 Mini? Volare con il FIMI X8 Mini è illegale? Acquistando ora il FIMI X8 Mini dalla Cina si rischia di incorrere in spese doganali? Beh, queste sono le domande a cui voglio cercare di rispondere in questo video, sperando che le mie risposte possano essere utili anche per droni futuri. Importantissimo, io come sempre non vi parlo per congetture né tantomeno ho l'arroganza di definirmi un esperto. In passato ammetto di aver sbagliato nel comunicarvi determinate informazioni, per cui ho ricevuto degli appellativi non molto lusinghieri, recuperate il video qui, ma sono solo un appassionato che legge, studia e quando serve chiede informazioni a chi ne sa più di me. Ok, iniziamo! Quante versioni di FIMI X8 Mini esistono attualmente in commercio? Beh, come comunicato più volte da FIMI, attualmente in commercio esiste una sola, singola versione, che è possibile abbinare a due diverse batterie, che conferiscono al drone due pesi diversi, sopra i 250 grammi e sotto i 250 grammi. La batteria Pro che alleggerirà il FIMI X8 Mini sotto i 250 grammi arriverà ufficialmente il mese prossimo, a giugno, o almeno questo è quello che mi è stato comunicato. FIMI ha creato non poca confusione lanciando sul mercato due diverse batterie che poi così diverse non sono. Per quanto riguarda l'autonomia, un solo minuto di differenza, e per il peso sarebbe stato molto meglio lanciare il FIMI X8 Mini direttamente con la batteria che lo porta sotto i 250 grammi. Ma così non è stato. Resta il fatto però che di FIMI X8 Mini ne esiste solo una versione, marchiata CE ed FCC. E da qui la seconda domanda: volare con il FIMI X8 Mini qui in Europa è illegale oppure no? Beh, la risposta è assolutamente no, in quanto il produttore FIMI dichiara che il suo drone, il FIMI X8 Mini, è certificato per rispettare tutte le norme vigenti qui in Europa. E a noi acquirenti non serve sapere altro, perché voliamo in assoluta buona fede. Eventuali responsabilità su irregolarità sono da imputare unicamente al produttore, questo in caso le specifiche non corrispondessero a realtà. Ed è quasi superfluo dirvi che le eventuali irregolarità non siamo noi hobbisti consumatori finali a doverle appurare, ma chi di dovere, con dovute perizie legali. Ok, benissimo, ma acquistando il FIMI X8 Mini e utilizzandolo oggi vola in CE o FCC mode? Per chi non lo sapesse, tra CE mode, quella legale qui in Europa, ed FCC mode in America e altri paesi, varia la potenza di trasmissione del segnale, che in FCC mode raggiunge potenze superiori alla CE mode che sono illegali qui in Europa. Una parziale risposta a questa domanda ce l'ha data Danilo di Quadricottero News, che testando la potenza del segnale a terra, e lo ripeto a terra, risulterebbe in FCC mode. Ma al tempo stesso non abbiamo modo di testare nel momento più importante la potenza del segnale radio di questo drone, ovvero quando è in volo, in aria. Sul FIMI X8 SE vi ricordo infatti che la potenza del segnale varia in base alla zona di volo. Se noi vogliamo in Europa il segnale, la sua potenza si autolimita, se invece vogliamo in America o altri paesi aumenta di conseguenza. Questa funzione è presente sull'applicazione del FIMI X8 SE 2020, non c'è dato sapere se è già presente sulla nuova applicazione del FIMI X8 Mini o verrà aggiunta successivamente, come è stato per l'appunto per il FIMI X8 SE, e non sappiamo nemmeno se quando il drone è in volo viaggia in CE o FCC mode. La risposta quindi è che dobbiamo fidarci di quello che ci viene detto dal costruttore, dal produttore, FIMI per l'appunto. Se FIMI ci dice che il suo FIMI X8 Mini viaggia in CE mode rispettando tutte quelle che sono le normative vigenti qui in Europa, noi dobbiamo fidarci. Se poi ci sono delle irregolarità, a passare i guai non siamo noi ma il produttore, FIMI. E infine l'ultima domanda è: se acquistiamo oggi il FIMI X8 Mini dalla Cina rischiamo di incorrere in spese doganali oppure no? Beh, la risposta è che se lo acquistiamo da store come Banggood, che pagano le spese doganali all'origine al mittente, ovvero le pagano loro per noi con spedizioni come
Banggood Express o le Priority Line, beh, in questo caso noi non pagheremo nessuna spesa doganale. Se invece acquistiamo il Fimix 8 Mini ad esempio da AliExpress o altri store che non prevedono spedizioni esenti da dogana o almeno pagate al mittente, beh, c'è una piccola remota possibilità di incorrere in spese doganali, specialmente se utilizziamo spedizioni super veloci come DHL che sdoganano loro stesso i loro pacchi. Questa eventualità, lo ripeto, è molto remota, ma potrebbe esserci. Personalmente in oltre 200 acquisti in un anno e mezzo da AliExpress non mi è mai successo, ma io devo dirvi che potrebbe succedere. E concludo con un piccolo appunto, in quanto qualcuno mi critica sui link che inserisco nelle descrizioni dei miei video, da cui è possibile acquistare i prodotti di cui parlo e da cui ricevo un piccolo guadagno, un piccolo profitto sulle commissioni di vendita. Beh, questo è verissimo, non l'ho mai negato, non punto la pistola in testa a nessuno e non obbligo nessuno ad acquistare dai miei link. Se qualche mio iscritto o se qualcuno che passa dal mio canale è intenzionato ad acquistare da un mio link per supportarmi, può farlo benissimo, lo ringrazio. Non gli costa nulla di più e anzi spesso risparmia sfruttando i miei coupon, quindi non vedo il problema. E dire che i miei link vadano ad influire sulle mie capacità di critica, beh, è assolutamente falso. Io parlo senza peli sulla lingua e quando c'è da criticare un prodotto per demeriti veri e propri di quel prodotto e non perché mi piace parlare male di qualcosa, io lo faccio senza problemi. Quindi, cari colleghi, non cercate in me il capro espiatorio che giustifichi la vostra incapacità di crescere su questa piattaforma, ma fate mente locale e cercate di capire voi stessi in cosa migliorare. Questo è un piccolo consiglio che io vi do gratuitamente. Ok ragazzi, questo è tutto, ma ora voglio sapere voi cosa ne pensate. Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. E se avete altri dubbi o domande, beh, non esitate a chiedermelo. Io sono come sempre qui sotto a vostra totale disposizione. E se questo video almeno un pochino così vi è piaciuto, beh, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale e attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. Questo è davvero tutto, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!